Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi è un video un po' diverso perché andrò a fare l'unboxing del mio nuovo frigo della Mobicool, che manderà in pensione il vecchio frigo a celle di player della Joestyle, che più che freddo faceva caldo, quindi posso tranquillamente eliminarlo dall'inquadratura. Per quanto riguarda questo frigo, ha una capacità interna di circa 38 litri e può essere alimentato sia a 12 volt che a 24 volt, oppure ha anche un'alimentazione a 220 e magari è comoda quando siamo all'interno dei campeggi. Questo frigo lo andrò a usare direttamente settimana prossima in occasione del viaggio che farò in Corsica con la mia ragazza, viaggio del quale sicuramente realizzerò un sacco di video che caricherò sul mio canale. Inoltre, già che ci sono, testerò per bene questo frigo e comunque se lo vedrete in seguito nel video cosa ne verrà fuori. Quindi adesso non perdiamo altro tempo, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e apriamo questa scatola con lo sciabolino di apertura. Allora, per quanto riguarda l'imballaggio direi niente da dire, la scatola era intatta e anche le protezioni sono tutte, che manca mi è rimasta dentro la scatola quella in polistirolo. Quindi togliamole e vediamo come è fatto dentro. Vediamo l'interno. Per aprirlo c'è questo blocco, non si apre, quindi si tira sulla maniglia, si apre. L'interno è veramente spazioso, ci dovrebbero entrare anche le bottiglie di acqua da 1,5 litri in piedi. Ora dopo ne cerco una in casa e la provo. Allora, all'interno ci sono gli adesivi con la classe energetica e le istruzioni della Mobicool, poi i cavetti, questo qua che è per l'alimentazione a 12 volt o 24 tramite l'accendisigari, e poi c'è l'alimentatore a 220. Adesso lo accendo, vediamo un po' cosa succede. Scoppierà tutto. Adesso ragazzi l'ho collegato alla corrente, direi funziona benissimo, almeno apparentemente per i primi 10 minuti lo sto provando. La temperatura è già scesa a 18 gradi, si può impostare la temperatura che vogliamo, che più preferiamo, e arriva a meno 10. Per quanto riguarda la capacità, a casa ho visto che non abbiamo bottiglie da 1,5 litri di plastica perché utilizziamo il Brita, è un filtrino da mettere alla cannella e quindi abbiamo eliminato la plastica. Qualcosa di veramente potente, io lo consiglio a tutti perché è veramente un grande aiuto che diamo all'ambiente, eliminando soprattutto quella plastica superflua che utilizziamo per le bottiglie, che sono a tutti gli effetti usa e getta. Adesso comunque proviamo con una bottiglia di vino, vediamo se chiude. Direi chiude senza troppi problemi. Adesso vi faccio vedere l'interno perché è veramente spazioso. Ragazzi, all'interno come vedete c'è una lucina che lo illumina e non è solamente il pozzetto, la parte di carico, ma c'è anche qua sotto al motore uno spazio dove possiamo mettere per esempio delle lattine di birra o quant'altro. Davanti abbiamo qua il nostro display con tutte le varie impostazioni on, off, power, error per settare la temperatura. Qua la possibilità dell'alimentazione a 12 e 24 volt e di qua quella a 2,20. Quello che mi piace molto di queste prese è che sono abbastanza protette anche dall'umidità, perché questi sono di gomma e mi sembrano ben fatti. Tutta la struttura mi sembra abbastanza protetta, anche le eventuali schizzi d'acqua, anche i pulsanti sono tutti stagni, si vede sono tutt'uno con questa placca. Il frigo l'ho preso su Amazon, l'ho pagato intorno ai 300 euro in offerta. Comunque sia vi lascio il link in descrizione dove potete acquistarlo direttamente questo qua da Amazon. Quindi vi saluto e ci vediamo fra pochissimo in Corsica. Ciao ragazzi, siamo in Corsica e vi finisco di parlare di questo frigoriferino qua, del quale devo dire che in questo viaggetto mi sono trovato benissimo. L'abbiamo sempre utilizzato a una temperatura di 4 gradi e il frigo non ha mai fatto una piega. Quando eravamo a Ghigno l'abbiamo utilizzato anche senza mai mettere in moto la macchina per 2 giorni consecutivi. Vi ricordo che comunque sia io lo tengo attaccato a una batteria dei servizi e il frigo si è comportato benissimo e non consuma neanche troppa corrente. A proposito di questo frigoriferino qua ha una funzione molto importante e particolare, che è della protezione della batteria quando si scarica troppo. Praticamente come funziona? Ha 3 livelli di protezione, alto, medio e basso. Io nel mio caso l'ho impostato su basso, e quando la batteria alla quale è collegato il frigo raggiunge una determinata tensione, nel mio caso 10,5 volt, quindi si scarica troppo, automaticamente il frigo si stacca, smette di funzionare e va in protezione per evitare una scarica completa
completa della batteria, che rischierebbe di romperla, rovinarla, e soprattutto se non è la batteria dei servizi ma è la batteria principale non vi consentirebbe più di mettere in moto la macchina per ripartire. Per quanto riguarda anche il rumore di questo frigo, è molto silenzioso e soprattutto, essendo un frigo a compressore, tornando sempre sulla parte del consumo energetico, la cosa bella è che funziona solamente quando ne ha bisogno, ovvero io ad esempio, avendolo impostato a 4 gradi, quando il frigo al suo interno è a 4 gradi il compressore non funziona e quindi non consuma elettricità. Quando invece la temperatura interna del frigo sale 5 gradi, automaticamente parte il compressore, riporta la temperatura al 4 e smette nuovamente di funzionare, ed è una cosa che permette, rispetto ai frigoriferi quelli più economici a celle di player, di risparmiare molta corrente. Quindi posso dirvi che con questo frigo ci siamo trovati benissimo. Comunque, se siete curiosi di vedere il video del viaggio che abbiamo fatto oppure sapere come abbiamo allestito la macchina, vi lascio qua sopra in descrizione tutti i link ai vari video. Se questo video vi è piaciuto vi invito come sempre a mettere un mi piace, condividerlo e lasciare un commento. Alla prossima ragazzi, un saluto.